Buongiorno a tutti. Allora, per farvi capire dove sono adesso, vi do un piccolo aiuto. Qui c'è il camper, da questa parte qui invece, lassù in cima, c'è un rifugio e un osservatorio astronomico. Qui ci sono seggiovie, qui c'è la strada con via vai di macchine, moto e quant'altro, e da questa parte qui invece c'è un altipiano bellissimo, unico secondo me almeno in Italia se non al mondo. Sì, esattamente così, sono a Campo Imperatore. A dire la verità l'intenzione era quella di venire qui, di parcheggiare il camper e di fare un'escursione qui nei dintorni e di fare delle foto al tramonto. In realtà il posto dove ho parcheggiato il camper praticamente già è su un punto panoramico, quindi mi sono risparmiato una scarpinata che non è mai male. Tira un pochettino di vento, l'intenzione era anche quella di fare un volettino con il drone, ma adesso vediamo se le condizioni del vento stesso lo permettono, e questo vento insomma inciderà anche sulla possibilità di fare foto con il treppiede oppure no. Comunque vediamo un po'. Allora, la prima fotografia di quest'oggi, che forse sarà anche l'unica, è quella di riprendere l'intera vallata, soprattutto con questa montagna che ha queste formazioni molto interessanti, e al tramonto. Il tramonto è esattamente davanti a me, quindi la luce del tramonto dovrebbe investire esattamente il soggetto di questa composizione. Sono le 5:30, bisogna aspettare almeno un'oretta, diciamo così, per il tramonto. E in realtà il tramonto qui avviene in due fasi. C'è una prima fase in cui la luce, il sole, diciamo così, scende al di sotto della montagna che sta davanti a me, quella dell'osservatorio che abbiamo visto prima, e quello è il momento in cui scatterò la foto al soggetto. Dopodiché il tramonto sarà dopo e lì vedrò se sfruttando qualche nuvola che c'è si riuscirà ad avere un pochettino di colore nel cielo, ma in quel caso lì probabilmente cambierò composizione, scatterò invece le montagne che sono davanti a me. Quindi vediamo un pochettino come procede. Speriamo che il vento cali un pochino, dovrebbe calare un pochino, ma insomma per il momento rimane un vento fastidioso. Allora, per il momento c'è un vento tale per cui conviene scattare a mano libera, e la composizione con questo obiettivo poi lo dovrò cambiare, metterò il grandangolo. Per il momento è questo masso in primo piano, che è interessante, anche qualche nota di colore arancione come interesse il primo piano, e il massiccio che poi non so come si chiama, magari lo metto in sovraimpressione nel lato diciamo sullo sfondo, e nel piano intermedio tutta la piana con i suoi movimenti di terra, con le sue linee orizzontali. È una composizione molto piacevole. Chiaramente questa non è la luce ideale, comunque la foto è metà in ombra e metà invece illuminata, quindi questa volta farò una sola esposizione e poi in post produzione tirerò un po' sulle ombre e nel frattempo espongo per le luci. Chiaramente scattando a mano libera, a parte che ho usato un tempo di scatto comunque veloce, un 500esimo di secondo, però ho dovuto usare intanto lo stabilizzatore della macchina e dell'obiettivo, perché questa macchina ha sia l'obiettivo e sia il sensore stabilizzato, e poi ho dovuto usare un ISO 400, quindi un ISO un po' più alto del suo ISO nativo che è di 200. E questo per evitare il mosso, sia perché sto scattando a mano libera, sia perché il vento comunque
muove le piante e quindi per evitare il mosso nelle piante. In effetti la stessa identica foto si poteva fare, come poi ho fatto, impostando un ISO di 200 e un tempo di scatto di un 250esimo di secondo. Queste sono cose che un fotografo esperto non farebbe mai, questo tipo di errore, però l'importante è accorgersene. Allora, mi sono un pochettino permesso di giocare con le focali e anche con piccole variazioni della composizione. Sto cercando anche altre composizioni. Come ho detto prima, dopo il tramonto, durante il tramonto, mi girerò verso l'osservatorio, vediamo un pochettino se le nuvole che stanno dietro di lui riusciranno a prendere un pochettino di colore. Direi che la composizione, comunque, questa qui è quella un po' più interessante, e vediamo se le varie iterazioni che ho trovato sono di vostro gusto. Allora, parliamo un pochettino del treppiede. Effettivamente quando c'è vento, diciamo che se si devono fare delle esposizioni con dei tempi di scatto lenti, è un problema usarlo, perché recepisce tutte le vibrazioni dovute al vento stesso. In questo caso qui invece, dove comunque c'è una buona luce e quindi i tempi di scatto sono comunque rapidi, l'utilizzo del treppiede può anche essere evitato, però se si vuole avere più controllo sull'esposizione e si vuole essere anche un po' più comodi, si può comunque usare con le stesse impostazioni che si userebbero scattando a mano libera. Quindi è per questo che per le ultime composizioni ho usato il treppiede, per poter essere un po' più preciso nella composizione stessa. Per quanto riguarda la composizione invece, quella che di cui stiamo parlando, la composizione di cui stiamo parlando, sì, abbiamo detto piano vicino, piano lontano, eccetera. La foto però viene bilanciata anche da altri aspetti. Intanto la montagna è posta al centro. Ai lati abbiamo, diciamo così, questi due rilievi che incorniciano un pochettino la montagna. In più abbiamo la fortuna di avere qualche nuvola e quindi questo completa, diciamo così, la cornice intorno al soggetto principale, che è quello lì. Ci sono anche delle linee che, anche se sono molto blande, conducono lo sguardo verso il soggetto, e queste linee sono la vallata, che conducono lo sguardo sì verso il soggetto, però poi piegando verso destra guidano lo sguardo anche sugli altri elementi della fotografia. Quindi, oltre ad essere un bellissimo panorama, ha anche quegli elementi che la possono rendere una foto interessante anche dal punto di vista strettamente fotografico, almeno io credo. Questa è un'ottima occasione anche per provare una panoramica. Questo è uno zoom grandangolare, sono arrivato a 24 mm, più che altro che non mi va di cambiare obiettivo. Vediamo come viene nel frattempo. Chiaramente panoramica verticale, quindi fotocamera verticale, come al solito, treppiede in bolla, e poi si uniranno i vari scatti
in post-produzione, messa a fuoco manuale, esposizione manuale e insomma tutto manuale. Allora, siamo arrivati quasi al tramonto e ho fatto una foto a mano libera di questa montagna dietro di noi, soprattutto per riprendere la tridimensionalità delle formazioni rocciose tipo calanchi che scendono dalla montagna. Ci sono riuscito solamente in parte, chiaramente ho dovuto correre perché sinceramente non avevo capito bene la luce che effetto avrebbe fatto. Quindi non ho avuto tempo di mettere il treppiede e tutto quanto, neanche di parlarvi, di spiegare cosa stavo facendo. Comunque sia, lo vedrete se sarà una foto degna di essere pubblicata. Per quanto riguarda invece l'osservatorio, le nuvole che c'erano dietro di lui si sono dissipate, quindi avendo anche la luce dietro, non credo che il tramonto porterà nessun interesse a quel tipo di fotografia. Probabilmente, sicuramente è più interessante all'alba, in quanto verrebbe colpito direttamente dalla luce solare stando da questa parte del versante. Quindi, che dire, direi che la giornata è finita, è stata una gita, diciamo che era partita con altri presupposti e poi invece è finita in un modo, diciamo così, inaspettato, quindi non ho fatto nessuna escursione, il camper è lì a 100 metri e ho colto l'opportunità di fare fondamentalmente le foto di questo unico soggetto. Mi rifarò le prossime volte. Comunque, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio e ci vediamo la prossima volta.